Bentornati a tutti su BMaker Electronics, io sono Marco e in questo video vedremo come accendere in modo sicuro un LED aggiungendo una semplice resistenza in serie. È un concetto fondamentale dell'elettronica ed è sorprendentemente semplice. Metto a schermo la tabella che potete vedere, con il quale potete scegliere la resistenza in base alla tensione di alimentazione e alla corrente che si desidera per il LED. Spiegato in modo semplice, se colleghiamo un LED direttamente all'alimentazione c'è il rischio, anzi sicuramente si brucia. Quindi collegando una semplice resistenza in serie eviteremo questo rischio. Come calcolare la resistenza che si deve applicare in serie al LED? Per fare questo si usa la legge di Ohm, che si fa R, facciamo V dell'alimentazione meno V del LED fratto la corrente. Allora, V dell'alimentazione lo conosciamo, V del LED di solito si aggira intorno ai 2 volt. Facciamo un esempio. Abbiamo 5 volt l'alimentazione, quindi 2 volt il LED, quindi 5 meno 2 abbiamo 3 volt. Vogliamo una corrente, deve assorbire una corrente di intorno ai 10 mA, quindi facciamo 3 volt diviso 0, cioè 10 mA, 0,01 ampere, e dovrebbe dare intorno ai 300 ohm. A schermo potete vedere la tabella che è divisa in blocchi per ogni tensione. Abbiamo 3, 5, 9 e 12 volt. Per ogni blocco può vedere quale resistenza usare per ottenere una certa corrente sul LED. Da sopra potete vedere i LED, possiamo scegliere red, green, orange, questi tre colori, con una resistenza da 1K, 220, 100, 68, 70, 47 e 39. Allora adesso li monterò sul banco, tutte le resistenze e tutti i LED, e andremo a vedere se esattamente è così, cioè l'assorbimento di corrente con relativa resistenza e relativo LED, e con questa alimentazione abbiamo questo assorbimento di corrente. Ok, trasferiamoci sul banco. Ho preparato la breadboard, due cavi dell'alimentazione collegato all'alimentatore, e ho messo 3 LED, uno rosso, uno arancione e uno verde. Ho preparato le prime 6 resistenze esattamente da 1K, questo dovrebbe essere 220 ohm, ok, quest'altra da 100, ok, quest'altra da 47, questa da 69, quindi 68, e quest'ultimo dovrebbe essere 39, infatti 39 ohm. Adesso li monto e andiamo a vedere, a misurare col tester l'assorbimento. Accendo l'alimentatore, metto a 3 volt, ok, abbiamo esattamente 3 volt. Preparo anche il tester per la misura in microampere, quindi tolgo lo spinotto della tensione ohm e lo metto su milliampere e seleziono la scala milliampere. Qua abbiamo diverse scale, questa qua, milliampere. Ok, incominciamo la misura. Allora, ho collegato il catodo al negativo e l'anodo, lo collegheremo
alle varie resistenze con i puntali del tester. Allora, prima resistenza da 1K, mettiamo qua, il LED si accende e abbiamo un assorbimento di 1 mA. E ok, sull'arancione si accende, abbiamo lo stesso assorbimento di 1 mA. Sul verde non è uguale l'assorbimento di corrente perché il LED verde lavora a una tensione maggiore. Proviamo con la resistenza del 220 ohm, abbiamo 4,47, quindi 5 mA c'è, giusto, anche qua, e il LED verde è quasi la metà. Lo abbiamo al 100, dobbiamo trovare 10 mA, infatti intorno a 10 mA, 10 mA, e qua 3,7. Poi abbiamo da 68, dovremmo avere 15, quindi abbiamo 12, 4,5. Poi abbiamo da 47, dovremmo avere 20 mA, ne abbiamo 15, sul verde ne abbiamo 5, e infine 39 ohm, dovremmo avere 25 e abbiamo 16, qui ok 17 quasi 18 e il verde 5,7. Anche se usiamo la stessa resistenza, ogni LED ha caratteristiche diverse. Ad esempio il LED rosso ha una caduta di tensione di 2 volt, il LED verde quasi 3 volt, quindi abbiamo misurato circa la metà di assorbimento di corrente. Bella che vedete, è un'ottima guida, ma nella pratica possono esserci delle differenze, piccole differenze, dovute alla caduta reale della tensione sul LED, alla tolleranza della resistenza e alla stabilità dell'alimentazione. Per questo è sempre bene misurare, fare più misure, come ho fatto io. Ho preparato le resistenze dell'alimentazione a 5 volt, andiamoli a controllare. Allora, la prima resistenza 3,3, ok, la seconda resistenza 5,60, ok, la terza resistenza da 3,30, ok, la quarta resistenza da 220, ok, la quinta resistenza da 150 ohm, ok, l'ultima dovrebbe essere 120, ok, anche 120. Prepariamo il tester, mettiamolo su milliampere, ok, mettiamo a 5 volt, andiamo a misurare l'assorbimento. Allora, la prima resistenza in base alla tabella dovrebbe essere 1 mA, si accende, ok, ok anche qui, e qua dovrebbe essere circa la metà, infatti qua 5 mA, ok, 5 mA, ok, il verde la caduta di tensione maggiore, ci siamo quasi. Come potete vedere, come aumenta il valore di tensione, aumenta anche per mantenere la corrente costante, bisogna aumentare il valore della resistenza. Quindi siamo arrivati al terzo, 10 mA, 8,7, 8,8, qua abbiamo 6,6, la quarta dovrebbe essere 15 mA, vediamo un po',
13, 13, qua 10, il penultimo dovrebbe essere 20 mA, troviamo 18, 18, 13, l'ultimo da 120 ohm, 22 dovrebbe essere 25, ci sta, 3 e 15. Ho preparato le altre 6 resistenze per alimentazione a 9 volt. Andiamo a controllare i valori. Allora, il primo dovrebbe essere 6,8, sì, va bene. La seconda 1,5, la terza dovrebbe essere 680, la quarta 4,70, la quinta 3,30 e l'ultima da 270 ohm. Okay. Impostiamo l'alimentazione a 9 volt. Ho impostato un'altra volta il tester cambiando i puntali in microampere e secondo scala milliampere. Andiamo a vedere l'assorbimento sui LED a 9 volt. Allora, sul primo sempre 1 mA, ma aumentando la resistenza sia sul verde sia sull'rosso, sull'arancione. Sul verde abbiamo di meno, quasi 1 mA anche qui, micro milliampere. Sulla seconda resistenza da 1,5 dovremmo avere 5 mA, ok, ok, qua 4,2, la terza dovremmo avere 10 mA, ok, ok, qua quasi, qua abbiamo 15 mA, 15 mA, qua quasi 13, la resistenza 330 ohm, 20, perfetto, 20, abbiamo 17 e ultimo resistenza 270 ohm, abbiamo 25 mA. Guardate la luminosità è maggiore, e qua 21, quindi con una resistenza, un assorbimento da 25 mA, guardate che luminosità. Invece metto una resistenza maggiore, la luminosità è minore, ma il LED dovrebbe durare di più. Ho preparato le ultime resistenze, andiamole a misurare se sono esatte. Allora, 10k, ok, 2,2, ok, 1k, 5,60, ok, 4,70, ok, l'ultimo 3,90, ok. Impostiamo milliampere, mettiamo a 12 volt. Andiamo a fare le ultime misure. Allora, sul LED rosso sempre 1 mA, arancione 1 mA, ricordo che qui siamo a 12 volt, qua quasi 1 mA, ho 2,2, 5 mA, 5 mA, qua 4,2, qua abbiamo quasi 10 mA, 10 mA, qua 9, qua dovremmo avere 15, abbiamo 17, maggiore 17, 16, poi qua dovremmo avere 20 mA, ok, 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 guardate che luminosità, questo,
Poi abbiamo l'ultimo 390 ohm, 25 mA, 25 mA, 22. Guardate che differenza fra la prima e l'ultima. Fa un assorbimento da 1 mA a 25 mA. Abbiamo visto che per accendere un LED in modo sicuro serve una resistenza in serie. Il valore di questa resistenza dipende da tre cose. Allora, la tensione di alimentazione, noi abbiamo usato da 3 volt a 12 volt, la caduta di tensione sui LED e la corrente desiderata. Se aumentiamo la tensione, quindi, serve una resistenza più alta per evitare che il LED si bruci. Ogni colore del LED ha una caduta di tensione diversa, come abbiamo visto fra il rosso, arancione e il verde. Quindi a parità di resistenza avremo una corrente un po' diversa. La tabella che ho trovato in rete ci dà una guida veloce, ma misurare è sempre il modo migliore per capire cosa succede davvero nel circuito. Questi pochi componenti possiamo imparare tantissimo. L'elettronica parte proprio da. Per questo video è tutto, vi ricordo di lasciare un like, se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti, vi invito a iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima.